Ciao a tutti e bentornati al canale delle recensioni. Oggi andremo a testare uno strumento che serve per misurare l'umidità. L'umidità all'interno della legna, ma anche l'umidità dei muri. Questo strumento mi è stato inviato dalla Toptes, il modello è il TS630 e come vi dicevo è uno strumento che torna utile per rilevare l'umidità per quanto riguarda la legna, per capire il livello di stagionatura della legna, e per quanto riguarda i muri per capire eventuali infiltrazioni o eventuali zone di umidità che sono magari causate per l'appunto da infiltrazioni latenti che noi non riusciamo nemmeno a vedere, ma che grazie a uno strumento del genere riusciamo a rilevare campionando tutte le varie zone del muro. Vi faccio vedere un pochino cosa c'è all'interno della scatola. Abbiamo il nostro strumento di misurazione che è di dimensioni abbastanza ridotte, ha un tappo di apertura e due puntoni che sono quelli che servono per l'appunto per rilevare l'umidità, ma adesso lo andremo a vedere meglio. Un manuale d'uso, una sacchettina da utilizzare come custodia del nostro strumento e poi abbiamo le batterie incluse, abbiamo 3 Duracell mini stilo. Devo dire da un lato positivo che comunque il produttore ci mandi già le batterie, dall'altro al giorno d'oggi insomma sono pochi gli strumenti che funzionano con le batterie intercambiabili. Comunque sicuramente è uno strumento che con 3 batterie andrà avanti molto a lungo perché è uno strumento che consumerà sicuramente poco. Però ecco, se dobbiamo già fare una piccola critica a questo strumento una volta aperta la scatola è il fatto di avere le batterie intercambiabili. Ma adesso andiamo a vedere meglio alcune caratteristiche di questo strumentino. Strumento davvero molto semplice, abbiamo inserito le batterie e il display ci dà già delle indicazioni. Il display intanto per iniziare è molto nitido, molto chiaro e luminoso, quindi devo dire un bel display digitale che ci fornisce delle indicazioni di temperatura ambientale, quindi in questo momento mi sta segnando 12,4 gradi, è appena stato tirato fuori, deve andare ancora a temperatura, tra l'altro la temperatura sta salendo proprio adesso in modo abbastanza costante, adesso siamo a 12,6 e poi ci dà l'umidità dell'ambiente che adesso mi segna a 76,9%, che ovviamente anche questa deve ancora stabilizzarsi poiché è appena stato tirato fuori dalla scatola. Comunque questi sono i dati che ci fornisce genericamente, quindi noi possiamo utilizzarlo anche come termometro ambientale e rilevatore di umidità, oltre che strumento per gli utilizzi per il quale è stato acquistato, cioè per misurare l'umidità del legno e dei muri. C'è anche una chiavetta con 2 puntoni di ricambio nel caso ne avessimo bisogno. Sul manuale di istruzioni ci sono riportate per l'appunto tutte le informazioni necessarie per un utilizzo corretto dello strumento, ma vi posso dire che diciamo, le cose principali che dovete sapere è che il display è retroilluminato, verde, arancione e rosso, verde umidità bassa, giallo umidità media, rosso estremamente umido, quindi quando noi andremo a rilevare già i colori ci daranno l'indicazione che a noi interessa, quindi sarà una misurazione veramente immediata e semplicissima. Sotto leggeremo qui la percentuale di umidità del pezzo in cui andremo ad appoggiare i nostri puntoni. Ma un'altra indicazione che è per noi importante, che troviamo sul manuale, è il tipo di materiale sul quale andremo ad effettuare la rilevazione. Quindi noi schiacciando la lettera M switchiamo tra delle lettere A, B, C, D, E, F, G e basta. A e B sono relative proprio al legno, quindi in base alla tipologia di albero, di essenza che noi leggeremo sul manuale, imposteremo una o l'altra, mentre tutte le altre sono per quanto riguarda un discorso edilizio, quindi per
rilevazione dell'umidità dei muri. Il pulsante con la lettera H invece serve per mantenere il valore di rilevazione dell'umidità che abbiamo appena verificato. Quindi se noi andiamo ad appoggiare i puntoni sul tronco senza schiacciare il pulsante H, praticamente poi lui automaticamente si resetta, quindi noi possiamo spostarlo di punto in punto e misurare istantaneamente i vari livelli di umidità. Col pulsante H invece blocchiamo un determinato valore, quindi lo misuriamo, lo blocchiamo e lo possiamo vedere staccando lo strumento dal tronco. Comunque adesso vi faccio vedere meglio il funzionamento. Andiamo ad effettuare la nostra misurazione. Abbiamo qua due legni differenti. Questo è un pezzo di castagno molto stagionato e questa è una betulla tagliata ieri, quindi fresca, verde, non stagionata. Noi cosa facciamo? Andiamo a puntare i nostri due puntoni nel legno e rileviamo la misura. Facciamo diverse misure, facciamo una media indicativa per avere un valore diciamo più attendibile possibile. Come vedete, nel legno stagionato il display risulta retroilluminato di verde. Leggiamo il nostro valore di 12.3. Se noi ci spostiamo, leggiamo in questo punto un valore di 13. Se andiamo qui, un valore di 12,6. Se andiamo qui, 12,9. Quindi capite che questo pezzo di castagno stagionato ha un'umidità interna relativa abbastanza bassa. Comunque riusciamo a leggere che in ogni caso dell'umidità al suo interno c'è ancora, però l'indicazione della luce verde ci fa capire che la legna è stagionata e va bene. Piccolo difetto però che ho riscontrato, quando noi misuriamo così a testa in giù, il display non si gira, quindi noi per leggere la misura, ecco, c'è questa piccola scomodità del fatto di non avere il display che ha la rotazione automatica. Andiamo a prendere la misura invece sulla betulla e vedete che il display diventa rosso e ci segna un'umidità del 28,8% adesso. Se andiamo qui abbiamo un'umidità del 29,8%, se andiamo qui un'umidità del 31, 29, 29, più o meno questi sono i valori. Quindi noi, grazie a questo strumento, siamo in grado di capire quando la nostra legna accatastata esternamente è al punto di stagionatura giusto, senza andare ad intuizione e insomma avendo un valore numerico attendibile. Adesso andiamo a fare anche un test sul muro e vediamo come funziona. Proviamo ad effettuare la nostra misurazione invece sui sassi e sulle fughe in malta. Abbiamo cambiato impostazione, ho selezionato la E e vediamo che abbiamo il display che si illumina di verde 0,1.5, abbiamo un'umidità molto bassa sul muro, quindi è una cosa positiva il fatto che il mio muro interrato abbia un'umidità così bassa in un periodo in cui ci sono state piogge abbondanti. Andiamo magari dove c'è della malta e vediamo che più o meno il valore è sempre quello. Vediamo se riesco a trovare un angolo un po' più umido. Diciamo che indicativamente il mio muro qui è tutto in buone condizioni e non trasuda umidità. Adesso vi faccio vedere però in qualche punto in cui c'è dell'umidità leggermente visibile. Ecco, questa è una parte di muro dove l'umidità non è visibile, ma io so che ci sono state delle infiltrazioni d'acqua, perché così è stato. Dell'umidità durante le ultime piogge è penetrata in modo abbastanza violento
e se noi andiamo a misurare l'umidità qui, in questa zona in cui l'acqua tende un pochino ad accumularsi, perché proprio c'è questa grossa pietra che blocca un pochino anche il flusso, nonostante ad occhio nudo la malta sembri ormai asciutta, se noi andiamo con il nostro rilevatore, vediamo che siamo in una fase di umidità intermedia, cioè il display si illumina di arancione, quindi abbiamo un tasso di umidità pari allo 0,2% in questo punto qui, 0,2,5%, quindi c'è un po' di umidità in più. La cosa bella di questo strumento è che noi possiamo sondare tutto il muro e se abbiamo il dubbio di avere un'infiltrazione di umidità da qualche parte, anche se non è visibile ad occhio nudo, noi sondando riusciamo a circoscrivere questa infiltrazione di umidità. In conclusione, dopo vari test, mi sento di dire che questo strumento è uno strumento di rilevazione di umidità decisamente preciso ed è anche uno strumento abbastanza economico perché su Amazon lo si trova a circa 29 euro, forse anche qualcosina meno. Vi lascio il link in descrizione nel caso dovesse interessarvi. Vi ringrazio per aver guardato questo video, ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti, ciao da Luca, alla prossima!